In questo video vi parlerò della storia, delle origini del Birnel Scorcio, il mio basso, quello headless. È un video di quel filone stories in cui tendenzialmente non voglio vendere nulla o parlare in maniera troppo approfondita di niente, quindi seguite il video fino in fondo per gustarvi tantissimi dettagli irrilevanti. Lo Scorcio è il classico esempio di successo nato da un errore, o meglio, di qualcosa che doveva essere tutt'altro, non ha funzionato, è stato modificato, ha funzionato parecchio. Infatti all'inizio, e si parla di una ventina di anni fa abbondanti, nei primi anni 2000, di ritorno da una lunga pausa per motivi di studio nel processo di creazione di strumenti, mi metto a fare uno strumento 6 corde, che chiamerò in un moto di fantasia inaspettata Birnel 6 corde. Questo strumento aveva, guarda caso, la forma del corpo dello scorcio attuale, però aveva la paletta e soprattutto era un basso a scala 36 pollici. Ora immaginate un corpicino piccolino come quello dello scorcio e un manicone di 36 pollici. Ovviamente qualcosa a livello di bilanciamento poteva andare storto e così successe. Scelgo naturalmente i legni più belli che avevo per fare questo basso, perché come spesso capita i costruttori alle prime armi sciupano il legno migliore e poi non ne rimane per impieghi più seri. Costruisco questo sei corde con questo manicone immenso col ponte di legno in palissandro e decido di farlo provare a un mio amico bassista che suonava al tempo in big band con me. Glielo porto tutto contento e non mi dice è insuonabile. Come mai insuonabile? Avevo settato il ponte completamente a caso. Torno in laboratorio, sistemo il ponte, sistemo tutto, però mi accorgo che il basso era completamente sbilanciato, il peso del manico e della paletta con questo corpo piccolo faceva cadere tutto, il famoso neck diving. Quindi con ripari prendo 6 chiavette ultraleggere, una cinghia potentissima di neoprene elastica e tutto questo problema si mitiga, non si risolve del tutto, però insomma si mitiga. Ci sono bassi in commercio che hanno un neck diving peggiore e hanno storia trentennale. A un certo punto a un raduno di bassisti lo porto e un bassista mi chiede di provarlo, ne rimane contento e mi fa te lo compro. Ma bene, d'accordo. Gli faccio il prezzo e lui mi dice ma io pensavo costasse 150 euro. Come 150 euro? Insomma, l'hai fatto te. Appunto, artigianale. Sì, ma l'hai fatto te, quindi insomma, 150 euro. Allora, poi glielo vendetti comunque al prezzo che avevo detto io, che era tipo 10 volte tanto, però vabbè. Mi fece pensare un po' al fatto come mai era stato percepito un valore di 150 euro perché l'avevo fatto io. Torno in laboratorio e decido di espandere l'idea di questo 6 corde. Mi rimetto a disegnare e faccio un corno più grande, un corpo più grande per bilanciare meglio il manico. Probabilmente in quel momento avevo visto un basso di Les Claypool, il Rainbow Bass, quello fatto tutto agli stellini di legni diversi, e ne rimango influenzato, anche perché avevo già in laboratorio un sacco di pezzettini di legno di risulta da altre lavorazioni. Per cui prendo questi scorci di legno, perché scorcio si chiama il legnettino di risulta, e li metto insieme e costruisco un body in 20-30 pezzi di legno diversi. Ci faccio stavolta un basso a 5 corde con la paletta, sempre più o meno con quell'idea di fondo di corpo dello scorcio, cioè che nella parte inferiore ha quella rientranza dove poi andranno i tuner del sistema headless dopo.
Cosa succede? Che a un certo punto metto in morsa il manico, sbaglio e schianto la paletta che rincollerò più o meno, e quel basso ha la paletta spezzata e riattaccata. Non spezzata del tutto, inclinata, sfibrata e rincollata. Però vabbè, era una roba per me. Mi ritrovo anche dei pick up di un basso cinese che avevo lì per qualche motivo, vabbè, li prendo e li metto lì, tanto è un basso di prova, anche hardware più o meno brutto, vediamo un po'. Lo suono e infatti stavolta è bilanciato, però comunque abbiamo sempre uno strumento con un corpo piuttosto piccolino, un manico lungo, 34 pollici stavolta, con la paletta. L'idea sedimenta.